Ciao e ben ritrovati sul mio canale, io sono Vitastone e oggi voglio farvi vedere alcuni esercizi che possono realmente migliorare le abilità sullo strumento. Io li uso da sempre e sono un punto importante durante le mie lezioni con gli allievi di chitarra. Per fare questo abbiamo bisogno del metronomo, un oggetto tanto amato ma a volte anche tanto odiato. Infatti chi ha le prime armi, chi inizia a studiare lo strumento, vede nel metronomo un qualcosa di noioso, non ha tanta fiducia nei confronti di questo oggetto, ma invece vi posso garantire che è fondamentale per poter migliorare velocemente sullo strumento. Per fare gli esercizi andremo a utilizzare questo metronomo della Lecato. Vi dico che questo modello ha una caratteristica veramente interessante. Ringrazio la Lecato per avermelo inviato e vi lascio il link qui in descrizione se volete acquistarlo. Procediamo subito con l'unboxing e poi passiamo agli esercizi. Metronomo digitale della Lecato. Andiamo a vedere un po' come funziona. Allora, da qui partiamo e abbiamo la scansione del tempo, che viene indicata anche qui. Qui impostiamo i battiti attraverso appunto il pulsante del beat e abbiamo anche l'indicazione qui dei pallini verdi. Possiamo regolare la velocità e la cosa che mi piace è che c'è anche l'indicazione classica dei tempi, moderato, andante, allegro. Di qui lo fermiamo, lo riattiviamo. Il metronomo, se non viene utilizzato, va in stand-by dopo 30 secondi. Se vogliamo evitare questa cosa, basta impostare il timer a 15 minuti, 30 minuti, 45 minuti o un'ora. In questo modo il metronomo rimane acceso per un'ora senza andare in stand-by. Altrimenti, dopo 30 secondi, se non c'è indicato nulla, il metronomo si spegne. Ha anche il suono della voce. Possiamo regolare il volume. E possiamo anche utilizzare la cuffia. La funzione che mi piace tanto di questo metronomo è la configurazione ritmica, ossia questa. In questo momento abbiamo una scansione a 4 quarti, quindi un tempo 4 quarti, dove i battiti sono appunto indicati dai quarti. Attraverso questo tasto noi possiamo cambiare la suddivisione, quindi ottavi, lo abbasso un po', terzine, configurazioni particolari, shuffle, quartine ed altre configurazioni un po' più articolate. Tra un po' vi faccio vedere anche come utilizzare queste suddivisioni. Perfetto, partiamo col primo esercizio. Allora, dobbiamo suonare 4 note per corda interessando le 4 dita. Possiamo farlo sia partendo dal primo tasto e seguire quindi le 4 note, quindi 4 tasti, oppure farlo in un'altra zona del manico, ad esempio sul terzo tasto o sul quinto tasto. Facciamolo sul terzo tasto, ma potete scegliere voi. Chiaramente nella zona più alta del manico l'esercizio sarà più impegnativo perché c'è più pressione, più tensione delle corde. Comunque facciamolo in questo caso dal terzo tasto. Andremo a suonare tutte e 4 le note su ogni corda, quindi Sol, Sol diesis, La diesis, e poi passeremo alla corda successiva. Lo faremo col metronomo. Impostiamo una velocità tipo 70 bpm a 4 quarti.
Ok, questo è un esercizio base, quindi un po' uno dei primi esercizi che si praticano durante lo studio della chitarra. Se siamo proprio all'inizio, utilizziamo una velocità molto più bassa, proprio per dare alle dita la possibilità di premere correttamente, stare un po' sulla corda e rinforzarsi quindi la muscolatura. Andiamo a sfruttare la configurazione ritmica del metronomo. Invece di usare i quarti, andiamo a inserire gli ottavi, quindi 4 quarti ma con una suddivisione di ottavi. Anche qui la velocità è molto personale in base al proprio livello, in questo caso già è un po' più veloce, possiamo anche farlo più lentamente, però abbiamo sfruttato la suddivisione in ottavi, quindi sempre il battito è ai 4 quarti, ma noi potevamo suonare, avevamo un riferimento di note a ottavi. Adesso proviamo a fare a terzine, impostiamo 70 di bpm e proviamo a fare invece la configurazione a terzine su 4 quarti. Ok, in questo modo abbiamo suonato delle configurazioni a terzine, sempre con lo stesso esercizio, quindi un po' ci alleniamo sugli accenti diversi. Come avevo anticipato all'inizio del video, la cosa interessante di questo modello di metronomo è che ha altre configurazioni ritmiche di suddivisioni, quindi in questo caso su 4 quarti possiamo avere anche una suddivisione a shuffle. Quindi lo possiamo applicare al nostro esercizio. Proviamo ad utilizzare una configurazione con un gruppo di 2/16 e un ottavo per ogni quarto, come indicato qui dal display, a 70 bpm. Tappa-ta, tappa-ta, tappa-ta. E utilizziamo 3 dita in questo caso per mantenere una logica di esecuzione. Possiamo fare anche con medio anulare e mignolo. Come ho già detto, le velocità sono molto personali, possiamo ridurlo se non riusciamo, non dobbiamo mai andare ad affaticarci, dobbiamo sempre eseguire un qualcosa con tranquillità in modo tale che possa venire il più corretto possibile. Non dobbiamo mai forzare, non dobbiamo mai pensare alla velocità, dobbiamo allenarci ad una velocità corretta. E poi sicuramente arriveranno i frutti. Possiamo applicarlo anche sulle scale, sugli accordi. Ad esempio facciamo una scala di Do maggiore partendo dall'ottavo tasto, sesta corda, mettiamo 90 con una configurazione a ottavi, sempre 4 quarti. Possiamo anche provare le terzine. Possiamo anche suonare liberamente, improvvisare, ripassare un po' le scale utilizzando il metronomo, come in questo caso ho impostato uno shuffle su 4 quarti. È importante, diciamo, avere sempre un metronomo in modo tale da avere qualcosa di ritmicamente preciso da poter seguire.
così da avere dei riferimenti più sicuri piuttosto che farci un tempo libero col piede, che sicuramente non sarà mai preciso come un qualcosa di elettronico. Bene, eccoci qui alla fine di questo video. Se vi piacciono questo tipo di esercizi, magari potrei fare anche altri video, dei video brevi dove vi do altri esercizi con metronomo. Che ne dite? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, ringrazio la Lecato per avermi inviato questo metronomo e vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare le notifiche. Se vi piace quello che faccio, potete supportare il mio canale anche attraverso la pagina Patreon o attraverso l'abbonamento qui su YouTube. Io vi saluto e ci vediamo presto con altre novità e altra musica. Ciao!